Buongiorno, sono Francesco di DNAphone e oggi vi guiderò nella procedura di prima installazione di Smart Analysis. All'interno della scatola troverete un manuale di istruzioni, il nostro strumento, un portacuvette, due pipette monovolume, una da 40 e una da 20 microlitri, il cui utilizzo sarà poi spiegato all'interno dell'app, e un caricabatterie USB. Insieme allo strumento vi arriverà anche un tablet sul quale potrete installare la nostra app che vi guiderà passo passo nel corso della procedura di analisi. La prima operazione da fare è quella di avviare il tablet. Accendiamo il tablet utilizzando il pulsante piccolo che trovate qui di lato, lo premiamo per alcuni secondi. Ok, premiamo il pulsante avvia. Selezioniamo la nostra rete Wi-Fi e inseriamo la password. Se non ricordate la password del vostro Wi-Fi, spesso si trova dietro al vostro modem. Una volta che la connessione Wi-Fi è avvenuta, premiamo il pulsante avanti. Accettiamo i termini e le condizioni di Google. Se avete già un account Gmail possiamo utilizzare quello per la registrazione, altrimenti dovremo crearne uno nuovo e premiamo nuovamente avanti. Accettiamo anche in questo caso i termini di servizio e premiamo il pulsante avanti. Qui possiamo impostare una password o un codice di blocco per il nostro tablet, ma volendo possiamo anche evitare e premiamo non ora. Qui se volete è possibile creare un account Samsung, ma in questo caso possiamo ignorare e premere il pulsante. Premiamo nuovamente ignora e premiamo finalmente il pulsante fine. Andiamo nell'app drawer, selezioniamo il Play Store e nella barra di ricerca cerchiamo Smart Analysis. Clicchiamo sull'app Smart Analysis che troviamo fra i risultati della ricerca e premiamo il pulsante Installa. Una volta terminata l'installazione possiamo premere sul pulsante Apri. Premiamo OK sul pop-up che viene visualizzato sullo schermo. Scorriamo la lista fino a quando troviamo Smart Analysis e premiamo sul pulsante in modo da attivare i permessi per la nostra app. Premiamo il pulsante indietro che si trova qui al lato del tablet e clicchiamo su Consenti. Premiamo su Sì per confermare. Premiamo nuovamente Consenti. La prossima operazione da fare è quella di scannerizzare il codice a barre che troviamo nella confezione di Smart Analysis. Abbiamo due codici a barre, uno posizionato sul lato della nostra scatola e l'altro invece posizionato all'interno. Premiamo il pulsante Scan, premiamo nuovamente Consenti e inquadriamo con la fotocamera del nostro tablet il codice a barre.
È arrivato il momento di creare un account per l'app Smart Analysis. Se non abbiamo ancora un account, premiamo il pulsante Registrati ora. Inseriamo il nostro nome, il cognome, uno username, e un indirizzo email con cui effettuare la registrazione. In questo caso potremo utilizzare l'indirizzo di Gmail che abbiamo utilizzato per configurare il tablet. La registrazione è avvenuta con successo e nella nostra casella email troveremo un'email che ci permetterà di impostare una password per il nostro account. Quindi usciamo momentaneamente dall'app premendo il pulsante centrale del nostro tablet. Accediamo quindi al browser Chrome. E clicchiamo sul link evidenziato in blu nella mail che abbiamo appena ricevuto. Possiamo ora impostare una password per il nostro account di Smart Analysis, password che deve essere composta di almeno 8 caratteri e contenere un numero e un simbolo. E premiamo su Imposta password. Usciamo premendo nuovamente il pulsante centrale e clicchiamo sull'app Smart Analysis. Inseriamo lo username che abbiamo scelto in precedenza e la password e premiamo il pulsante Accedi. Qui viene visualizzata l'informativa sulla privacy, scorriamo e premiamo Accetto. Il passo successivo sarà quello di prendere il nostro Smart Analysis, accenderlo utilizzando il pulsante che troviamo sul lato destro. Essendo la prima installazione, premiamo la freccia per ricercare il dispositivo Smart Analysis. Premiamo sul codice identificativo dello strumento e premiamo nuovamente Sì per connetterci al dispositivo. Lo strumento in questo momento andrà ad effettuare tutta una serie di operazioni di routine per controllare la corretta funzionalità delle sue componenti interne. Saranno necessari 15 minuti di riscaldamento dello strumento prima di poter procedere con la nostra prima analisi. Una volta che lo strumento avrà terminato i 15 minuti di warm-up, sulla nostra app verrà visualizzato il messaggio dispositivo pronto e saremo per l'appunto pronti per cominciare con la nostra analisi. Una volta terminate le vostre analisi, vi consiglio di chiudere l'app premendo il pulsante menu che trovate sulla parte destra del vostro tablet e far scorrere il dito sulla finestra dell'app in modo da rimuoverla. Così facendo, al prossimo accesso non sarà necessario inserire nuovamente username e password e il vostro Smart Analysis sarà riconosciuto in maniera automatica dall'app che procederà con i 15 minuti di warm-up e con tutti i controlli diagnostici. Arrivati a questo punto abbiamo imparato come attivare il nostro tablet, come scaricare l'app, come configurare un account per Smart Analysis, che vi ricordo potrà essere utilizzato anche per accedere ai servizi di cloud, e come preparare lo strumento per effettuare la nostra prima analisi.
Ci vediamo al prossimo tutorial.